Quando pensiamo alla fotografia post-mortem, siamo soliti immaginarcela come una pratica e un'usanza parecchio antiquata, antica, legata sicuramente ad un periodo passato. Ma è davvero così? Ciao e benvenuto su Fosticale. Nei video precedenti abbiamo più volte focalizzato la nostra attenzione nell'analisi della fotografia post-mortem dell'Ottocento, quindi dell'epoca vittoriana, scoprendo simbologie, evoluzioni e significati legati a questa pratica. E spesso, come ti ho detto nell'introduzione a questo video, pensiamo, quando sentiamo parlare di fotografia post-mortem, a qualcosa inevitabilmente legata a quel periodo, quindi fine 800, epoca vittoriana, magari legato anche soltanto all'Inghilterra. Abbiamo visto nei video precedenti come l'evoluzione storica, sociale e culturale e il maggior individualismo hanno cambiato pesantemente il ruolo sociale della famiglia e inevitabilmente anche tutti quegli strumenti identificativi in cui la fotografia post-mortem rientrava. Inoltre, la diffusione dell'utilizzo dello strumento fotografico come strumento di produzione di immagini di massa a uso privato ha fatto piano piano scomparire la pratica della fotografia post-mortem come servizio che invece era offerto dagli studi del settore, rendendo così difficile lo studio e l'identificazione e la diffusione stessa di questa pratica. Sicuramente la pratica di fotografare i propri cari defunti non è scomparsa dall'oggi al domani come spesso magari siamo portati a credere. Come qualsiasi altro comportamento della storia, è sicuramente influenzato dallo sviluppo della storia con la S maiuscola, ma tutti i cambiamenti inevitabilmente si evolvono, cambiano, mutano e si trasformano in qualcos'altro. La società dall'Ottocento a oggi è cambiata pesantemente. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti epocali per quanto riguarda proprio l'organizzazione sociale, politica, economica e culturale. Pensiamo soltanto alle due guerre mondiali che hanno regalato al mondo una visione dello stesso totalmente diversa da quella che per esempio si aveva nell'Ottocento. E in tutti questi cambiamenti di mentalità è sicuramente rientrato anche un cambiamento pesante che ha influito il modo di vedere e intendere la morte e il morire, rendendo quindi la fine della vita qualcosa da relegare nell'ombra e da eliminare dai pensieri quotidiani. Di questo cambiamento epocale ne ho parlato in maniera approfondita all'interno di un video che trovi sul mio secondo progetto legato esclusivamente alla tanatologia, che puoi rintracciare online digitando e cercando Parliamo di morte. All'interno del progetto e del canale YouTube Parliamo di morte trovi un video che ovviamente trovi anche direttamente qua all'interno delle schede informative, in cui ti spiego quali sono stati i cambiamenti che hanno portato la società occidentale da una società che poteva guardare alla morte al morire e aveva tutta una serie di strumenti per rispondere a questi avvenimenti, a una società invece che ha occultato tutto ciò che riguarda la morte e il morire, cambiando sicuramente la mentalità verso questi argomenti. Capire tutti questi cambiamenti e capire anche le inevitabili trasformazioni che ci sono state anche a livello tecnico per quanto riguarda appunto la storia ci è molto utile per capire e comprendere gli sviluppi della fotografia post-mortem e la sua percezione come qualcosa che sia apparentemente scomparsa. La scomparsa della fotografia post-mortem, infatti, è soltanto apparente. Oggi la pratica di fotografare i defunti, come lo si faceva nel corso dell'Ottocento, è assai diffuso, ma non così tanto pubblicizzato. Ed è diventato uno strumento che conserva sicuramente alcuni aspetti ritualistici che aveva in passato, ma diventa più intimo, più personale, molto più individuale rispetto al passato. Il discorso sulla contemporaneità ha subito, e dobbiamo ammetterlo, grosse modifiche a causa della diffusione degli smartphone, che hanno sdoganato la fotografia facendola diventare qualcosa che oggi utilizziamo con molta disinvoltura e che è entrata pesantemente nell'utilizzo quotidiano che ne fa ognuno di noi. La utilizziamo per catturare i ricordi, i momenti delle nostre esistenze, per poi essere pubblicizzati all'interno dei social e quindi grazie all'utilizzo del web, grazie all'utilizzo dello smartphone, la fotografia ha sicuramente raggiunto tutte quelle persone che in passato non potevano permettersi e non avrebbero potuto creare automaticamente delle fotografie.
Tenendo in considerazione appunto lo sviluppo della fotografia e l'inserimento della stessa all'interno dello smartphone e la capillare diffusione che questo strumento ha avuto nella società contemporanea, dobbiamo fare una piccola considerazione preliminare che ci può aiutare a mettere a fuoco alcuni aspetti del discorso che voglio affrontare oggi in questo video. In passato il gesto del fare la fotografia al defunto era delegato a un professionista che appunto offriva un servizio a cui veniva commissionato un lavoro e che percepiva per questo lavoro ovviamente un compenso. Era quindi una persona esterna che si occupava della preparazione, dello scatto e della stampa della fotografia post mortem. In questa pratica i sentimenti generati dalla morte quindi rimanevano una questione esclusivamente familiare e il gesto fotografico attivo era qualcosa di estremamente distaccato ed estraneo dal lutto e dalla partecipazione al dolore familiare. Oggi invece la fotografia post mortem è utilizzata e realizzata direttamente dal familiare che vive il lutto e che ha vissuto in prima persona la perdita del caro defunto. Se in passato quindi la fotografia post mortem aveva un ruolo legato all'elaborazione del lutto, ma era soltanto una cosa, potremmo chiamarla passiva, nel senso che la fotografia veniva creata da qualcun altro e la famiglia fruiva la fotografia già fatta. All'interno invece della contemporaneità, la fotografia post mortem è un gesto che viene attuato direttamente dal familiare del defunto. Questa cosa trasforma ulteriormente la fotografia post mortem in uno strumento di elaborazione del lutto che diventa qualcosa di estremamente personale ed estremamente soggettivo legato all'individualità del caro e della persona colpita dal lutto. Questo è un cambiamento molto importante che ci spiega tantissime cose. Innanzitutto ci spiega il cambiamento dello strumento fotografico, come l'abbiamo accennato a inizio video, ma soprattutto fa rientrare la fotografia in uno strumento attivo nelle mani del luttuante per iniziare l'elaborazione del lutto, trasformando però in questo caso anche la fotografia post mortem in una pratica estremamente individualista e in una pratica estremamente personale e soggettiva. Considerando questa riflessione però dobbiamo anche tenerne a mente un'altra, nel senso che nel passato, nonostante la fotografia fosse realizzata da una persona esterna che veniva chiamata per realizzare appunto la fotografia post mortem e la fotografia post mortem rimaneva all'interno del nucleo familiare, come abbiamo visto nei video precedenti, nella contemporaneità la fotografia post mortem viene attuata direttamente dalla persona colpita da lutto, ma la fotografia spesso non ha una diffusione soltanto privata, ma spesso può sconfinare in una diffusione pubblica. Mi sto riferendo alla diffusione delle fotografie dei propri cari defunti all'interno di specifici canali online, come ad esempio alcuni gruppi su Facebook. Questi gruppi, che sono più o meno chiusi all'interno appunto della piattaforma social, spesso sono in lingua inglese, sono luoghi in cui gli utenti si ritrovano per condividere il racconto delle vite dei loro cari defunti e condividere il dolore del lutto. Sono in qualche modo una sorta anche di gruppo di mutuo soccorso, nel senso che le persone e gli utenti, raccontando le proprie esperienze legate al proprio lutto, trovano supporto e conforto al proprio dolore. La narrazione scritta del ricordo all'interno di questi gruppi è spesso accompagnata da fotografie che ritraggono la persona morta sia in vita, quindi mostrando momenti piacevoli della vita del defunto, ma molto spesso vengono anche caricate all'interno di questi social delle foto che ritraggono la persona subito dopo il trapasso o all'interno della bara. In questi casi la fotografia post mortem serve a ricordare il defunto, quindi a fare una sorta appunto di monumento digitale legato al ricordo del defunto stesso, perché molto spesso questi racconti ci raccontano appunto memorie, ricordi di momenti passati e nello stesso tempo si vuole condividere il proprio dolore e il proprio lutto con persone che possono capire il lutto che si sta vivendo, perché anch'esse lo stanno vivendo e lo hanno vissuto. Si cerca quindi supporto e condivisione e in qualche modo la fotografia post mortem pare quindi essere uno strumento ulteriore che aiuta questa elaborazione. In questo caso abbiamo quindi lo spostamento della fruizione della fotografia post mortem da un contesto privato a un contesto pubblico o comunque legato ad un gruppo estraneo alla famiglia del defunto.
In questo caso la pratica quindi mantiene sicuramente il suo supporto alle elaborazioni del lutto, però rompe l'intimità e la sfera familiare, tipica del passato e di buona parte del presente, per diventare invece immagine condivisa con altri utenti colpiti dal lutto, quindi si sconfina fuori dal contesto familiare. Tutto questo discorso sulla fruizione della fotografia che può essere privata o pubblica è molto importante perché ci apre le porte ad un'altra riflessione che vedremo nel prossimo video. Infatti, e questo è un piccolo anticipo, la fotografia post-mortem è stata utilizzata all'interno della nostra contemporaneità anche come gesto artistico. Ne parleremo sicuramente in maniera approfondita nel prossimo video. Intanto a me piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu di queste riflessioni che abbiamo affrontato all'interno di questo video, se conoscevi appunto la pratica della fotografia post-mortem contemporanea e se soprattutto ne conoscevi la sua diffusione all'interno di specifici canali online. Detto questo, io ti ringrazio per aver visto questo video e come al solito ti ricordo che puoi seguirmi online all'interno dei miei canali social, che trovi ovviamente linkati qua sotto in info box, e ovviamente ti invito anche alla visione e alla lettura del mio blog che puoi trovare all'interno dell'indirizzo www.fusticale.com. Detto questo, a me non mi resta soltanto che augurarti un buon proseguimento qua su YouTube. Io ti ringrazio per l'attenzione, ti do appuntamento al prossimo video, ciao e a presto!